In Italia il lavoro domestico, che interessa più di 1,5 milioni di lavoratori e di altrettante famiglie, non è sempre adeguatamente riconosciuto per il suo valore sociale. Colf, badanti, babysitter sono indispensabili per conciliare i tempi di vita e di lavoro degli italiani e per prendersi cura delle persone anziane, disabili, come dei bambini e della casa. Eppure, nonostante ciò, sembra si voglia che tutto questo patrimonio, a sostegno delle famiglie italiane, non debba avere il posto che merita nel riconoscimento di queste professioni. Prova ne è che il sistema scolastico non interviene con nessun riconoscimento professionale, sebbene queste attività abbiano bisogno di competenze specifiche non secondarie. Solo il contratto nazionale del settore domestico e con esso le parti sociali costituenti la bilateralità hanno dato un valore a quello che dovrebbe diventare questo settore. Più regolare, più qualificato, portatore di diritti per chi lavora, ma anche per le famiglie che spesso sono lasciate sole senza riferimento alcuno. Per queste ragioni, in attesa di una normativa che riconosca tutto ciò, le parti sociali, attraverso il proprio ente bilaterale EBIN-COLF, si sono date da fare chiedendo a UNI, che è l'ente di normazione italiano, di emanare una norma che preveda la certificazione professionale dei lavoratori a seguito di competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Si può dire che non è una legge, ma una norma vincolante che fissa dei criteri omogenei in tutto il territorio nazionale che consentano ai lavoratori di migliorare la loro condizione professionale ottenendo una certificazione che è riconosciuta anche dal contratto nazionale di lavoro nei profili professionali. La certificazione è rilasciata da EBIN-COLF che organizza, attraverso le sue parti sociali, anche la formazione di 64 ore, 40 per la COLF generica e 24 aggiuntive per badante o babysitter. Per accedere all'esame di certificazione servono alcuni requisiti: avere appunto frequentato il corso di formazione, avere almeno 12 mesi di esperienza lavorativa negli ultimi 36, la lettera di assunzione e, se stranieri, conoscere la lingua italiana e avere il regolare permesso di soggiorno. Le 64 ore di formazione devono essere frequentate per l'80% delle lezioni. Si deve superare un test conclusivo del corso che può essere svolto nel territorio oppure, come recentemente deciso, anche interamente online. Raggiunti tali obiettivi, si accede quindi alla certificazione partecipando al test nazionale organizzato da EBIN-COLF. La formazione è seriamente organizzata per dare le nozioni su quelli che sono gli aspetti principali per la cura della casa e della persona. Partendo dalla COLF generica, che prevede una preparazione, a differenza di quello che si pensa, non per niente banale, si conosceranno aspetti riguardanti la cucina, la preparazione della tavola, la gestione della casa, della spesa, delle pulizie, della manutenzione e del guardaroba, l'uso corretto degli elettrodomestici, dei detersivi, dello smaltimento dei rifiuti, la cura degli animali da compagnia e delle piante da appartamento. Per quanto riguarda la cura della persona, quasi sempre anziana e con disabilità diverse, si avranno delle nozioni che riguardano le pratiche sull'igiene personale, sulla vestizione, sul mantenimento di una relazione efficace con la famiglia, sulle patologie dell'anziano, sul rispetto delle prescrizioni mediche e l'assunzione di farmaci, sulla movimentazione della persona e l'uso degli ausili. Nella sostanza, una lavoratrice che nel tempo diventa come un familiare è molto importante che conosca le tradizioni, il contesto culturale, le preferenze di una persona che di per sé è un universo fatto di memoria, di conoscenza e abilità, nonché di affetti che spesso non ci sono più. Ma una casa può essere anche sede di pericolo, quindi non meno importante sarà affrontare il tema della sicurezza nell'ambiente domestico, nel sapere gestire le emergenze e come affrontare, nella fase attuale, le norme anti-Covid.
A tutto questo stanno portando una grande attenzione anche le istituzioni, come i comuni e le ULSS, in quanto, ricordiamolo, esiste per questi soggetti che svolgono attività sociale il problema nell'accesso ad una rete di persone formate e qualificate da inserire nelle famiglie. Sicuramente l'incontro domanda e offerta in questo settore non ha una sua strutturazione in base a percorsi professionali dei lavoratori, ma spesso avviene con il passaparola, la relazione informale. Questo non è degno di un sistema che invece si deve basare sulla competenza e non sulla fortuna. Essere iscritti al sistema bilaterale COLF significa anche accedere alle prestazioni sanitarie integrative che Cassa COLF mette a disposizione. Il suo piano sanitario va a sostegno di lavoratori e lavoratrici che hanno sicuramente bisogno di un welfare integrativo. Anche nell'emergenza Covid, Cassa COLF ha istituito delle specifiche prestazioni a tutela di chi lavora. Dal 2021 c'è il progetto di estendere parte di queste prestazioni anche ai datori di lavoro. In sostanza, dove c'è l'applicazione del contratto di lavoro, la qualificazione dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti, c'è anche una famiglia che può contare su persone che hanno le competenze per prendersi cura in modo migliore dei loro cari. Quindi da dove cominciare? Sicuramente, se sei un lavoratore ma anche un familiare, poni attenzione ai corsi gratuiti che le parti sociali di Ebingcolf sviluppano nel territorio. Oppure online, partecipa e preparati per l'esame di certificazione che sempre Ebingcolf organizza con sessioni periodiche. Informati sulle prestazioni di Cassa Colf. Investire sulla professionalità e sulla qualità del lavoro domestico dipende principalmente da te.